Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi, come io, anche voi, in casa. Comunque, ci stiamo attrezzando, ci passiamo il tempo per come possiamo. Video del giorno: auto elettriche, conversione auto a benzina in auto elettriche. Ho lanciato qualche giorno fa un sondaggio tramite YouTube e tanti di voi hanno risposto di voler vedere un video sulla trasformazione di auto a benzina in auto elettrica. Benissimo. E allora, considerando che il tema è un tema complesso, complicato, lungo, non possiamo rinchiudere tutto in un video. Oggi vediamo un po' qualcosa sulla retrofit o conversione delle auto elettriche. Nello specifico, ragazzi, voglio parlarvi dei motori elettrici, perché tutte le auto elettriche, sia quelle diciamo dei costruttori, vedi Volkswagen, Nissan, Kia, Hyundai, Tesla, tutti, che quelli customizzati, cioè fatti nei garage o fatti in casa, montano il motore elettrico, perché il cuore dell'auto elettrica è il motore elettrico. Bene, e allora vi dico che esistono motori in corrente continua e motori in corrente alternata, e milioni di varianti, tensioni, potenze, dimensioni, forme, monomotore, doppio motore, diciamo assiali, sullo stesso asse due grossi motori. Dietro ti metto qualche foto a scorrimento così da farti capire di cosa stiamo parlando. Nello specifico ne ho preso uno così per appunto fartelo vedere. Questo è un motore in corrente continua da $3.700. Andiamo a leggere qualche informazione tecnica di questo motore. Peso 106 kg, tensione corrente continua, massimo voltage input 190, perciò questo va alimentato in corrente continua con massimo 190 volt. Con 72 volt e 452 ampere arriviamo ad avere 1442 rpm, una bomba. 44 HP, sempre a 72 volt, attenzione, questo può arrivare anche a 190, perciò aumentano. RPM continui 5000, massimo RPM 8000. Gli RPM, ragazzi, sono giri per minuto, perciò può come standard fare 5000 giri al minuto, però eventualmente se serve può anche arrivare a 8000. Driver, perché ovviamente per alimentare, per pilotare questo motore, come tutti i motori, servono dei driver. Per quanto riguarda quelli in corrente continua, ragazzi, servono i driver in corrente continua. Per quanto riguarda i motori in corrente alternata, servono gli inverter che trasformano la tensione continua in tensione alternata o corrente alternata, per appunto pilotare il motore. Massima efficienza 88%. Protezione al calore, internal fan, perciò ha una ventola interna che mentre gira raffredda anche diciamo tutto il comparto rotore, statore, eccetera eccetera. Massima temperatura 180 gradi Celsius, normale temperatura 150 gradi. Normally open. Allora ha anche la protezione per sovrattemperatura, perciò se si riscalda oltre i 150 gradi si spegne, va in protezione, ed è diciamo un sensore che ha integrato diciamo dentro il motore stesso. Garanzia 1 anno, e ragazzi è un colosso così, e per così su per giù, e per farti capire che il retrofit non è una
il retrofit si può fare, e purtroppo però in Italia vige ancora l'inesperienza, anche perché i nostri governi, ragazzi, ci tengono bloccati. In America, ti faccio questo esempio, tantissime aziende, ma non solo, anche privati, si interfacciano con questo nuovo diciamo modo di trasformare le auto. Perciò se io ho per esempio la mia auto che è un diesel, mi trovo bene, mi piace come estetica, sia in interni che in esterni, per me va più che bene. Volessi andare a fare un lavoro simile, cioè convertire un'auto diesel o benzina in elettrico, in Italia non mi è permesso ancora. Speriamo che seguano diciamo, la micromobilità, che hanno diciamo, liberato e stanno spingendo tantissimo l'espansione della micromobilità, come le bici, come i monopattini. Spero che facciano anche questo, facendo dei decreti per il retrofit, cioè la trasformazione pura da benzina a diesel ad elettrico. Le componenti credo che le sappiamo tutti, sono il motore elettrico, le batterie, i regolatori, i sensori, fusibili, schede di pilotaggio, poi c'è tutto il reparto di controllo, i tasti, gli interruttori, i selettori, il display, il computer che appunto ti mostra in tempo reale il numero di giri, la velocità, stato delle batterie, poi c'è anche il reparto di ricarica, perché ovviamente le batterie si devono ricaricare. Comunque ragazzi, è un discorso grandissimo. Il problema è che in Italia non è permesso. Se tu lo fai, lo potresti anche fare nel tuo garage, così, su una macchinetta, però non puoi camminare in giro, perché se cammini in giro ti fermano, forse ti faranno anche un verbale, ti sequestreranno anche il mezzo, non va bene. Dicevo che motori in corrente continua, motori in corrente alternata, dipende da cosa si va a creare. C'è chi sceglie quelli in corrente continua, c'è chi sceglie quelli in corrente alternata. Tutto alla fine dipende da cosa devi andare a spingere e che potenze ti servono. Perché se ti serve grande potenza, grande coppia, e allora forse è meglio puntare su un motore in corrente continua. Però ragazzi, anche lì occhio, attenzione, perché i motori a corrente continua sono più grandi, occupano più spazio e in più necessitano di componentistica molto più grossa. Per esempio i cavi devono essere più grossi, e tutta la componentistica diciamo in corredo idem. Invece per quanto riguarda i motori in corrente alternata, è vero sono più efficienti, è vero sono più piccoli, perché sono più piccoli, è anche vero che la componentistica in corredo deve essere e può essere più piccola, più leggera, più ridotta, anche perché si lavora ad alte tensioni. Le tensioni di lavoro, ragazzi, ci sono motori a 48 volt, a 70 volt, 90 volt, 100 volt, 200 volt, 300 volt, 400, 500 volt, tutto sta in base effettivamente a cosa vuoi fare, al pacco batteria annesso. Le auto commerciali, vedi i blasonati brand, utilizzano impianti ad alta tensione, non a bassa tensione. Però tanti americani vanno a creare delle auto con motori anche a 48 volt, anche a 70 volt, forse qualcosa in più, 100 volt, qualcosa in più, però non vanno ad alte tensioni. Perché nel fai da te manovrare, diciamo, lavorare su queste alte tensioni non è semplice, è pericoloso, ci vuole conoscenza, ci vuole esperienza. Fare un impianto a 48 volt è un gioco, farlo a 100 e passa e diventa un pochino più problematica la cosa.
Ecco, niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti piace il settore, se ti piace, ecco, il tema retrofit, fammelo sapere sotto, scrivimi se hai domande, e se vuoi altri video sul tema possiamo farli, tanto siamo dentro, dobbiamo occuparci delle giornate. E niente ragazzi, un mi piace, un commento, se vuoi condividi il video, fallo conoscere ad amici e parenti, iscriviti al canale se non sei iscritto, mi raccomando. Ciao e al prossimo video.